Allora, dopo aver visto come si realizza una sola entità, adesso cerchiamo di capire come ci si approccia, tra virgolette, a quelli che sono delle entità multiple, e quindi come si creano le relazioni tra un'entità e l'altra. Allora, andiamo a vedere, creiamo un primo esempio di relazione, ok, tramite, ok, una relazione molto 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 semplice, che è quella che include, quella che collega una persona con un elenco, tra virgolette, di carte, quindi carta fedeltà, ok, che possiede. Allora, tecnicamente che cosa facciamo innanzitutto? Allora andiamo a definire qualche attributo giusto per non lasciare le entità così, così semplici, così da sole. Allora, una persona è caratterizzata dal nominativo, ok? Poi gli mettiamo un codice univoco, se volete, che potrebbe essere il codice fiscale. Ok? Così almeno una persona è caratterizzata da un codice univoco ed il codice fiscale. Il codice fiscale diciamo che è univoco tramite il riempimento di colore nero. Andiamo ad effettuare questi due collegamenti, non abbiamo opzionalità su questi due elementi. Per lo stesso identico principio che cosa facciamo? Andiamo a creare un nuovo elemento, quindi degli attributi sulla carta fedeltà. Un possibile attributo sulla carta fedeltà quale potrebbe essere? Allora, mi copio un po' di prodotti qui. Allora, il codice della carta fedeltà, ok? Quindi il negozio di riferimento, ok? E qui potrebbe essere, lo lasciamo tra virgolette soltanto con questi due elementi, sono più che sufficienti. Allora, all'interno del nostro software gestiremo più di una carta fedeltà appartenente a più di un negozio, quindi è come se creassimo una sorta di repository, come se creassimo un elenco di carte fedeltà direttamente collegato ad ogni singola persona che lo possiede. In un certo senso cerchiamo di caratterizzare quello che è il contenuto di un portafogli, dove nel nostro portafoglio c'è sicuramente più di una carta fedeltà. Allora, il codice ovviamente sarà un campo univoco perché non permetteremo la presenza di più di una carta fedeltà con lo stesso codice e quindi effettuiamo questi collegamenti con questi due elementi che sono praticamente obbligatori. Come si stabilisce la relazione? Allora, la relazione viene rappresentata da un rombo vuoto, ok? Dove all'interno di solito ci si mette un verbo, ok? Scegliamo tra virgolette un verso di lettura, in questo caso scegliamo questo verso di lettura. Allora, una persona che relazione è con la carta fedeltà? Di solito il possesso, ok, è il verbo più semplice da utilizzare. Allora, leggendola da sinistra verso destra, quindi come indicato dalla freccia, una persona possiede una carta fedeltà. In alcune tipologie di AR questa tipologia di rombo potrebbe essere vuoto, ma per il momento cerchiamo di riempirlo e di dare un senso ovviamente a questa tipologia di relazione. Allora, come si legge da questo punto di vista? Allora, una persona possiede quante carte fedeltà? Allora, una, vedete questo qui equivale ad 1, o più, guardate, utilizzo una testina multipla, quindi con le frecce, ok? Carte fedeltà, quindi rileggo un attimo la questione. Una persona possiede una o più carte fedeltà. Questo va ad indicare che ci sono praticamente più persone che possono, cioè scusatemi, una persona può possedere più di una carta fedeltà. Quindi ricordatevi che il verso della freccia è sempre orientato verso quindi all'interno del rombo. Allora, c'è un caso particolare, per cui una persona, ok, in un certo senso, può anche non possedere nessuna carta fedeltà. Ok? Quindi in un certo senso che cosa faremo? Noi inseriremo all'inizio quindi dello sviluppo del nostro software, della popolazione della banca dati, ok? Una persona che in quel momento, in quell'istante, non avrà una carta fedeltà. Bene, questa opzionalità a che cosa equivale? Equivale a dire, ok, quindi questa barretta qui si legge in questo modo. Una persona può possedere una o più carte fedeltà. Quindi significa che praticamente, in un certo senso, una persona può possedere da 0 a n, ok, carte fedeltà. In questo caso si utilizza l'asterisco perché può essercene una o possono essercene n. Ok? Un piccolo dettaglio, se questo qui non ci fosse stato, ok? Almeno, quindi una persona avrebbe dovuto possedere almeno una
carta fedeltà e quindi questa qui si sarebbe trasformata in 1, asterisco, ok? Quindi ritorniamo nella situazione di prima e quindi possiamo dire che ne può possedere 0 oppure n. D'altro canto, ok, dall'altra parte, ok, una carta fedeltà, quindi cambiamo il metodo di lettura, quindi guardate, stiamo invertendo la nostra freccia, una carta fedeltà è posseduta da quante persone? Effettivamente una carta fedeltà può essere posseduta da una sola persona e quindi infatti in questo modo, in questa parte qui, ok, la freccia avrà univocità, ok? Quindi significa che una carta fedeltà è posseduta da una persona. Se ci avete fatto caso, il possiede, al contrario del verso di lettura iniziale, diventa riflessivo, ok? Molto semplice da comprendere. E allora a questo punto cosa succede? Facciamo un attimo una cosa estremamente importante. Bene, una carta fedeltà con quante persone va in riferimento? Guardate, qui non c'è un'opzionalità, perché una carta fedeltà, per esistere, ok, deve avere per forza la persona di riferimento e quindi qui non c'è l'opzionalità, ok? Quindi a questo punto che cosa succede? Una carta fedeltà con quante persone è in correlazione? Con una, ok? E quindi non è possibile che esistano carte fedeltà senza l'effettivo proprietario. Adesso cerchiamo di capire come gestire questa questione e quindi come gestire queste due entità a livello di SQL, ma prima passiamo attraverso un piccolo riepilogo di Excel, così cerchiamo di capire come funziona un po' una simulazione della nostra tabella.